Il progetto ha due ordini di obiettivi che sono indirizzati a due target specifici: obiettivi di ordine cognitivo e obiettivi di ordine socio-relazionale, che sono riferiti a un primo target che è quello degli studenti ai quali è destinata l'attività formativa, e il secondo target è quello degli insegnanti che saranno coinvolti in percorsi di formazione all'utilizzo dei materiali didattici, ma anche alla gestione di questi materiali all'interno di contesti formativi, e quindi saranno formati all'uso anche di metodologie specifiche. Gli obiettivi di ordine cognitivo sono sostanzialmente obiettivi relativi alla capacità di sviluppare competenze di pensiero critico. Significa che i ragazzi dovranno essere messi in condizione di argomentare, formulare dei giudizi, essere in grado anche di confutare, ad esempio, delle argomentazioni fallaci, essere in grado di elaborare anche dei ragionamenti che poi individuano delle conseguenze possibili di ipotesi o idee che sono state formulate all'interno di un contesto. E per quanto riguarda invece le competenze di ordine socio-relazionale, in realtà queste competenze sono molto poi legate alle competenze di ordine cognitivo, perché imparare a utilizzare competenze di pensiero critico ha anche a che fare poi con i contesti all'interno dei quali queste competenze sono acquisite e coltivate. Sono contesti di tipo dialogico, all'interno dei quali è possibile ed è necessario anzi confrontarsi con il pensiero dell'altro, con anche le fallacie che le argomentazioni degli altri o anche le proprie argomentazioni possono avere, e anche con quelli che poi sono degli elementi di conflitto di ordine sociocognitivo che possono essere gestiti per poi sviluppare delle nuove ipotesi e delle nuove piste di tipo argomentativo. Quindi all'interno di contesti dialogici diciamo di interazione intersoggettiva si sviluppano competenze di ordine socio-relazionale, che sono competenze di ascolto del pensiero dell'altro, di comunicazione efficace, di argomentazione, di confutazione, di dibattito, di confronto, e anche competenze di gestione, no, delle proprie emozioni, delle tensioni emozionali e anche dei conflitti che possono derivare appunto da idee contrastanti che vengono a cozzare all'interno di un contesto, per poi sviluppare appunto la capacità di collaborare, quindi di costruire forme di ragionamento collaborativo e costruire insieme nuove ipotesi, nuove piste di ragionamento. Quindi gli obiettivi di ordine cognitivo si intrecciano con gli obiettivi di ordine socio-relazionale. Il lavoro che si andrà a fare con gli insegnanti ha come obiettivo l'acquisizione di metodologie appunto di gestione del gruppo classe, dei contesti educativi, funzionali appunto a raggiungere i due obiettivi suddetti, nonché metodologie anche di uso, adattamento dei materiali che sono messi a disposizione sulla piattaforma del progetto in funzione di quelli che sono gli obiettivi declinati all'interno dei diversi contesti. Quindi gli insegnanti avranno la consapevolezza appunto degli obiettivi, sapranno utilizzare dei materiali in funzione di questi obiettivi, sapranno anche costruire poi degli strumenti e utilizzare degli strumenti di valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi, come ad esempio delle rubriche di valutazione con indicatori e descrittori costruiti proprio in funzione degli obiettivi specifici che abbiamo identificato.